Inter-Milan 1-2. Il derby di Milano purtroppo finisce con tanta amarezza per l'Inter, una sconfitta molto dura da digerire, ragazzi, non ve lo devo dire io, lo sappiamo, sia per come è arrivata, sia per l'importanza che avrebbe avuto una vittoria, perché di fatto, l'abbiamo detto, se l'Inter avesse vinto, considerando anche la partita da recuperare con il Bologna, avrebbe potuto mettere una seria ipoteca sul campionato. Un'ipoteca che purtroppo non viene messa, visto che in casa perde appunto contro i cugini del Milan. In questo episodio, dopo che ieri sera a caldo, a caldissimo, abbiamo commentato la partita con tutti i limiti della situazione e del caso, in questo episodio invece a mente un pochino più fredda cerchiamo di fare delle valutazioni, delle considerazioni e poi vi mostrerò le pagelle in una maniera un po' diversa dal solito, di cui infatti poi alla fine vi chiederò un parere. Prima di partire, ovviamente, iscrivetevi al canale, ragazzi. Ieri abbiamo avuto tanti iscritti e anche tanto sostegno a livello di donazioni, di abbonamenti, quindi vi ringrazio ulteriormente anche oltre ai ringraziamenti che vi abbiamo fatto ieri, perché è stato davvero un bellissimo gesto da parte vostra e mi è dispiaciuto tantissimo che l'Inter non sia riuscita a coronare la serata con una vittoria. Ce lo saremmo meritato tutti e purtroppo quello però non dipendeva da noi, quindi io vi ringrazio ancora davvero per il sostegno e vi invito ancora ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Partiamo da una breve analisi, spero di non dilungarmi troppo perché poi voglio dire delle cose soprattutto su alcuni singoli e lo farò quando vedremo le pagelle. Qui chiaramente se un milanista ascolta questa parte dell'episodio potrà dirmi che sto rosicando e sto rosicando perché è normale, cioè perdi un derby ci mancherebbe pure che non si rosichi. Però al di là di questo aspetto io mi sono riguardato la partita, ho avuto la forza di riguardarmi tutta la partita tra ieri sera e questa mattina. A me la sconfitta dell'Inter, come mi era sembrata ieri sera, anche dopo aver rivisto la partita, mi è sembrata incredibilmente episodica. Ripeto, potrà essere un giudizio che può sembrare parziale, in realtà mi sono rivisto anche la partita, fino al 75esimo di fatto c'è stata solo l'Inter in campo, il primo tempo è stato marcatamente nerazzurro, il Milan ha fatto un tiro in 45 minuti da fuori area con Tonali, l'Inter ha avuto diverse occasioni, il Milan è stato salvato da un fenomenale Mike Maignan, che ancora una volta dimostra quanto sia forte, dimostra, e qui va fatto i complimenti al Milan, quanto il cambio con Donnarumma non sia pesato nell'economia della squadra, dimostra anche che la partita, nei tanti risvolti che ha mostrato di avere, potrebbe essere sintetizzata in una maniera molto dura, ma secondo me anche molto realistica. Invertendo i portieri sarebbe finita tanti a pochi, perché da una parte Mike Maignan in tutta la partita, ma soprattutto nel primo tempo, salva il Milan 2 o 3 volte con delle parate incredibili, nella ripresa Andanovic in un tiro che appunto il collega rossonero avrebbe parato con la sigaretta in bocca, se lo mette in porta praticamente da solo e causa, non solo lui chiaramente, ma in quello specifico episodio, causa e coinvolge, diciamo, non coinvolge, insomma, influenza, ecco, l'iniziale rimonta del Milan. C'è anche un'altra cosa da dire, questa partita a tanti, e devo dire che sono d'accordo, ha ricordato molto Lazio-Inter 3-1, che è stata di fatto l'altra sconfitta, unica altra sconfitta in campionato dell'Inter fino ad ora, una partita dove l'Inter ha fatto un primo tempo giocando molto bene, era ancora un Inter incompleta, quindi non era l'Inter che poi ha svoltato a partire da qualche gara successiva. Però nel primo tempo ha fatto molto bene, ha avuto tante occasioni, ne ha sfruttata solamente una, e che poi peraltro è stata sfruttata dopo un calcio di rigore realizzato, quindi su palla inattiva esattamente come ieri. Il gol è stato tra l'altro anche di Perisic, quindi pensa a te. Primo tempo ha giocato molto bene, si chiude con un solo gol fatto. Nella ripresa c'è quell'episodio particolare con Di Marco che resta a terra, la Lazio che ne approfitta, prendi il gol, ti innervosisci, ne prendi un altro e alla fine la Lazio completa la rimonta e va a vincere. Ieri sera più o meno accade la stessa cosa. Il gol dell'1-1 nasce da un fallo secondo me evidente su Sanchez, ma dell'arbitro magari parliamo fra poco. Tu non hai la fermezza mentale e la maturità che da campione d'Italia dovresti avere per ritornare concentrato e rimettere la partita sui tuoi binari, prendi un altro gol dopo soli 3 minuti e poi di fatto la partita formalmente finisce lì, perché poi negli ultimi 10-15 minuti l'Inter butta dei palloni in avanti, tanta imprecisione, non crea di fatto più praticamente nulla. Mi ha ricordato molto Lazio-Inter, devo dire che pensavo che non avremmo più rivisto una partita assumere quell'epilogo, che era un epilogo secondo me frutto di una squadra, come dicevo, ancora da completare sia a livello tattico che mentale, e quindi non mi aspettavo di rivederla questo stesso copione dopo tanti mesi. Però dico anche che dopo quel Lazio-Inter l'Inter svoltò
e anche a livello mentale, quindi chissà che questa partita non possa essere una sveglia molto forte in vista della parte finale di stagione. Un'ultima cosa che voglio dire, anzi alcune ultime cose veloci. Negli ultimi derby, sia in quello dell'andata ma anche quelli dell'anno scorso, il Milan di fatto è sempre stato travolto dall'Inter. Cioè il campionato negli ultimi 2 anni fino ad ora è stato Inter e Milan che si avvicinano, si allontanano, si riavvicinano, si riallontanano. Quando c'è lo scontro diretto, una squadra sembra valere 10 e l'altra sembra valere 1. Anche qui potrà sembrare una cosa, diciamo, da presuntuoso, ma il campo, secondo me, ha dimostrato questo. Questo è da un lato una cosa positiva, dall'altro un problema, perché se in queste partite si è evidenziata questa differenza e l'Inter quest'anno ha ottenuto 1 punto su 6, allora vuol dire che c'è qualcosa che effettivamente non va. Quindi va bene dominare, è bello il fatto che l'Inter dimostri questa superiorità, però poi bisogna completare il quadro, perché se tu fai il 90% del quadro bello e l'ultimo 10% lo fai pasticciando, chiaramente il risultato poi non è non è accettabile, ecco, diciamo così. Primo tempo molto bene, ripresa secondo me dove l'Inter è entrato in campo, ho letto da tanti l'aggettivo supponenza, un po' di arroganza, diciamo. Secondo me no, anche rivedendola io non ho visto nell'atteggiamento dei nostri questa sicurezza di averla già vinta. Ho visto molta sufficienza nelle giocate, quello sì. Poca precisione, poca attenzione al contesto. Lo stesso gol di Giroud, che nasce, ripeto, da un fallo netto su Sanchez, ma se noi tralasciamo il fallo, c'è proprio quel momento in cui Sanchez stoppa la palla in cui ci sono i 2 attaccanti che sono sulla linea dei difensori centrali del Milan, i 2 esterni molto alti, le 2 mezze ali altrettanto alte, quasi sulla linea appunto degli attaccanti. Brozovic riceve la palla, va verso Sanchez che appunto si è abbassato nel frattempo, cosa fa? Cerca di sovrapporsi anche lui, lasciando quindi un buco clamoroso fra quel gruppo di giocatori e i difensori, quindi poi Sanchez stoppa male, prende fallo, perde la palla, c'è una diciamo una spaccatura gigantesca di diversi metri dove poi il Milan interviene e poi comunque ha anche fortuna perché Brahim Diaz calcia male, il tiro viene deviato e finisce perfetto sui piedi di Giroud. Quindi un po' di sfortuna, un po' di errore dell'arbitro, un po' anche qui però di sufficienza, di non attenzione, di una soglia dell'attenzione non sufficientemente alta. Sul discorso dei cambi ci torno adesso mostrandovi le pagelle perché poi voglio anche spezzare una lancia a favore di Simone Inzaghi. Vi condivido lo schermo e vi mostro il modo con cui oggi faremo le pagelle, ovvero con il nostro tier maker, che come sapete è un supporto che spesso utilizziamo. Abbiamo scelto 5 fasce: MVP per il migliore o il migliore o i migliori in campo, top, ok, rimandato e flop per queste pagelle, e andremo a incastrare i vari giocatori in queste righe. Parto purtroppo con i 2 peggiori in campo, che infatti vado a mettere nei flop, che sono Samir Handanovic e Stefan De Vrij. Mi dispiace molto per entrambi, però francamente il primo gol del Milan, anzi scusate, il secondo gol del Milan nasce da un doppio errore. Il primo è quello di De Vrij che rimane un po' impantanato nel momento in cui Giroud cambia direzione e si mette la palla sul mancino, laddove di fatto tutti noi ci saremmo aspettati che l'avrebbe messa, visto che è mancino te lo devi aspettare, e quindi gli lascia troppo spazio per calciare. E poi Handanovic che, come lui stesso poi ha detto nel post partita, si poteva aspettare il tiro a giro, tra virgolette, sul secondo palo, il tiro che peraltro era anche molto debole, neanche angolato, e lui se lo mette in porta da solo. Mi dispiace, so che ci sono anche i paladini del pro Handanovic che secondo loro non si può mai dire nulla sul capitano. Io in questo caso sto facendo cronaca, l'errore di Handanovic c'è ed è inutile negarlo. Completo il pacchetto difensivo con Skriniar e Bastoni che metto in ok, partita senza grosse luci, nemmeno grosse ombre. Skriniar è stato molto più bloccato dietro per contenere Leao, che di fatto era insieme a Teo Hernandez il principale timore di tutti noi. Non ha combinato praticamente nulla, quindi bene. Bastoni si è staccato un po' di volte, un po' meno volte rispetto al solito andando in avanti, però secondo me ha fatto un'altra buona partita. Centrocampo secondo me è stato il reparto in cui paradossalmente abbiamo fatto meglio, perché qui vi svelo subito quelli che sono i 2 MVP secondo me della partita. Uno è Denzel Dumfries e l'altro è Ivan Perisic. I 2 esterni, ragazzi, ieri hanno fatto una partita clamorosa e faccio fatica a trovare uno dei 2 migliori, non saprei dirvi quale. Secondo me da un lato Perisic ha il bonus del gol fatto, che chiaramente ne migliora il voto, dall'altro Dumfries ha avuto davanti gli avversari, non solo Teo, ma anche Leao,
gli avversari più ostici dalla partita, ed è stato secondo me quello che per tutti i 90 minuti ha mantenuto la giusta mentalità, testa bassa, concentrazione e impegnarsi fino in fondo. Tant'è vero che io, dai, forse premio lui, metto un più di fianco alla valutazione di Dumfries rispetto a quella di Perisic, però davvero partita clamorosa da parte di entrambi. Molto bene anche i centrocampisti. Qui ho voluto fare una scelta, ho voluto metterne 2 nella fascia top e 1 nella fascia ok. Il top sicuramente è Brozovic, che ieri secondo me ha fatto un'altra grande partita, che sì, un po' soprattutto nella prima fase fino alla mezz'ora circa lo ha marcato abbastanza bene. Lui è un giocatore che quando si muove sembra un po' goffo, con queste braccia che si muovono un po' per i cavoli loro, però se guardate questi movimenti di corpo, queste finte e queste giocate che fa sono quelle che gli permettono di essere così efficace. Quando lui si fa questi movimenti di corpo, queste mezze finte, sono quelle che gli permettono di smarcarsi dalle marcature. E per me è un giocatore veramente pazzesco. Di fianco a lui nei top voglio premiare Çalhanoğlu e quindi di riflesso mettere Barella in ok. È stata una scelta difficile, ci ho pensato a lungo, potrei anche invertirli volendo vedere. Però mi sento di fare così perché Çalhanoğlu è stato, secondo me, il cambio più determinante in negativo, purtroppo, perché quando è uscito Çalha ed è entrato Vidal, ecco lì l'Inter ha perso davvero troppo, perché Vidal è entrato male, sia perché Vidal ha delle caratteristiche diverse dal turco e questo è stato oggettivamente un problema. Altra grande partita, grande corsa, di fatto l'assist per il gol di Perisic è suo. Molto molto bene anche Barella, attenzione, non voglio sminuire Nicolò, anche ieri secondo me, io ho visto Barella è diventato, insieme a 2 giocatori che poi vedremo fra poco, il bersaglio facile, cioè quando l'Inter non vince, a meno che lui non faccia doppietta, bisogna, secondo una parte di tifoseria, attaccare Barella, e se non lo affossi dicendo che tra un po' dovrebbe essere venduto, sei una vedova di Barella, sei fazioso, eccetera. Per me ieri Barella ha fatto una gran partita. Insieme ai suoi 2 compagni di reparto, completo con gli attaccanti, e qui ci sono tante cose da poter dire. So che questa cosa sarà, come dire, questa mia valutazione sarà magari impopolare o magari no, però io li voglio mettere entrambi in ok. Sugli attaccanti, ragazzi, dovremmo fare un discorso a parte, spero di non allungare troppo l'episodio. Allora, io lo dicevo già ieri nel post partita, a mio avviso il modo migliore per sistemare questo problema che l'Inter ha, non nella fase offensiva, perché l'Inter rimane il miglior attacco della Serie A, quindi non si può parlare di problemi in fase offensiva, ma nel reparto degli attaccanti, per sistemare questo problema bisogna cambiare le coppie. La coppia titolare Lautaro-Džeko è una coppia che può funzionare, ma nel momento in cui la partita dura 90 minuti più recupero, come ci ricorda sempre anche il nostro Lorenzo, secondo me l'Inter è arrivata al punto dove non può più permettersi di partire con entrambi i titolari in campo. Deve, secondo me, alternarli, e nella mia idea la coppia d'attacco attualmente deve essere Lautaro-Sanchez, perché Sanchez, al di là che poi ieri è entrato male, è in un buon momento di forma, e questo ti permette di sfruttare Džeko nel suo momento migliore, perché Džeko, fin quando ne ha in corpo di energie, sia va in area di rigore, sia arretra e smista il pallone. Quando inizia a perdere un po' di lucidità e di brillantezza, purtroppo in area non ci va più e continua ad arretrare e arretra e arretra e arriva a centrocampo e arriva più indietro di centrocampo. Quindi continua a fare un gran lavoro, perlomeno quando poi la palla gli viene data in maniera giusta, ma ti manca in area di rigore, dove invece, perché Inzaghi toglie Lautaro e non lui per mettere Sanchez? Perché vuole mantenere la sua fisicità di Džeko, e quindi se questo ti manca in area di rigore crolla tutto. Quindi secondo me Lautaro è un giocatore che deve giocare il più possibile, anche quando non fa benissimo. Ieri non ha fatto benissimo, ma non ha fatto nemmeno male, secondo me. Però deve giocare il più possibile perché è l'unico che ha veramente la capacità di dare peso concreto all'attacco. Quando rimane solo Džeko in campo con di fianco Sanchez, l'Inter perde di consistenza, ancor peggio quando giocano Sanchez e Correa insieme. Qualche volta è capitato, secondo me questa è una sciagura, non perché non siano giocatori forti, ma perché insieme fanno perdere davvero troppo all'attacco. Quindi, per sintetizzare, li metto in ok perché secondo me hanno entrambi, Džeko, la carta d'identità purtroppo gioca a suo sfavore, e è normale che se gioca 90 minuti non possiamo pensare che l'ultima mezz'ora la giochi come la prima ora di partita. Lautaro purtroppo arrivava anche qui da viaggi intercontinentali, partite giocate con l'Argentina, poteva fare meglio, però secondo me ha fatto molto meno peggio rispetto a quanto in tanti lo hanno accusato di aver fatto. Quindi vi invito, se avete voglia, tempo,
a riguardarvi la partita e secondo me arriverete più o meno a questa conclusione. Chiudo rapidamente con Sanchez che io ragazzi Sanchez mi spiace, ma in questo caso lo metto nei flop. Lo metto nei flop perché mi aspettavo di più da un giocatore che, ripeto, è in una buona fase di forma, e poi quella palla persa lì, ribadisco per la terza volta, fallo, secondo me è fallo, ma prima del fallo c'è un controllo troppo superficiale da parte di Sanchez, che ogni tanto entra con questa voglia di tenere troppo il pallone, fa 1 o 2 tocchi in più e rischia troppo. È a metà fra il rimandato e il flop, però visto quello che poi è accaduto una volta persa palla, mi sento di metterlo qui. Poi Di Marco, flop. Mi spiace anche per quanto riguarda Federico, è un giocatore che a me piace tanto e gli voglio anche bene, visto che è interista, però ieri ha sbagliato tutto lo sbagliabile. Cioè, ha giocato 5, 6, 7 palloni, tutti buttati, tutti, anche le punizioni, i calci d'angolo, dove lui dovrebbe essere un fattore, ha sbagliato tutto, molto male. Molto male anche Vidal, e quindi arriviamo al quinto flop. Qui mi si sono invertite le posizioni, vabbè. Quinto flop, Vidal. Io ieri confidavo molto in Vidal, cioè è stato 2 settimane da piano, ha lavorato per bene, concentrato, non ha dovuto andare in Cile, non ha dovuto giocare e mi entra in campo in questa maniera qui. Mi aspetto di più da Vidal. Concludo molto velocemente con Vecino e Darmi, anche metto rimandati per il semplice fatto che hanno giocato troppo poco e poi la partita, quando sono entrati, era di fatto, come detto prima, formalmente finita. Abbiamo giocato tutti i palloni in avanti e hanno inciso ben poco. Volevo in chiusura, sto andando lunghissimo, spezzare una lancia a favore di Inzaghi per quanto riguarda i cambi, perché in tanti ieri hanno detto Inzaghi ha sbagliato i cambi. Sì, in parte è vero, però io ricordo questo, ragazzi: in tante partite, quando Vidal è entrato appunto a gara in corso, quando lo ha fatto Di Marco, quando lo ha fatto Sanchez soprattutto, la gara è svoltata. Quindi nel momento in cui gli uomini sono gli stessi, non è che se io metto Sanchez in una partita e questo me la risolve, allora bravo Sanchez o bravo Inzaghi, e se metto lo stesso Sanchez in un'altra partita e Sanchez fa male, allora colpa di Inzaghi. Cioè bisogna anche dividere, secondo me, le colpe fra chi sceglie la sostituzione e poi chi anche entra in campo. Per esempio, secondo me un errore è stato mettere Vecino e togliere Brozovic, perché è vero che hai voluto giocare la palla avanti, però Brozovic era l'ultimo giocatore rimasto, visto che Çalhanoğlu era uscito, che ti permetteva di provare a imbastire qualche azione un minimo sensata. Nel momento in cui hai tolto Brozovic, lanci a caso e preghiamo che accada qualcosa. Quella, per esempio, è stata una lettura, secondo me, scorretta. Così come scorretto è stato togliere Lautaro, ma qui ho fatto un discorso prima, quindi non mi voglio soffermare. Quindi, sicuramente Inzaghi i cambi non li ha azzeccati, questo mi pare evidente. Dividiamo le colpe. Per me meritano una riflessione anche banalmente quelli che sono entrati e non solo l'allenatore. Queste quindi, ragazzi, sono le mie pagelle. Sono più forse i giocatori che hanno giocato meglio rispetto che peggio, nonostante la sconfitta, ma perché secondo me le valutazioni vanno fatte tenendo conto sì del risultato, ma fino a un certo punto, perché ripeto, ieri 70-75 minuti di dominio non possono essere cancellati da 2 gol presi anche in maniera abbastanza casuale. Quindi ripartiamo con tanta delusione, però ripartiamo con la consapevolezza, secondo me, di essere forti e di poter solo che migliorare. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi. Mi sono dilungato tantissimo, quindi vado di corsa. Fatemi sapere anche, ci tengo, se vi piace questo nuovo format per le pagelle. Fatemi sapere con l'emoji del pollice alzato se siete arrivati fino a questo punto dell'episodio, e poi nei commenti, oltre a dirmi la vostra, fatemi sapere anche se preferite le pagelle con questo format del tier maker o come abbiamo sempre fatto, quindi mostrando i voti numerici e i commenti direttamente dal nostro articolo, che vi lascio anche in descrizione se volete leggerlo. Vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Potete sostenerci poi con gli abbonamenti o su passioneinter.club o direttamente sul canale YouTube, e il vostro supporto è davvero fondamentale per noi. E poi ci vediamo tutti i giorni in diretta.